Hi! Welcome to BookBox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Il primo Natale. Adattamento di Eliane Piñeiro e Maura Harley. Intorno al mese di dicembre, ai bambini piace immaginare cosa accadde il primissimo Natale, prima ancora che ci fosse Babbo Natale. Io conosco bene la storia, perché la vidi tutta dall'alto, nel cielo scuro della serata di un 24 dicembre di tantissimi anni fa. Sono la stella di Betlemme. Mi fu chiesto dagli angeli di brillare più di tutte le altre stelle quella notte. Per raccontare a tutto il mondo che un bambino molto speciale era nato per diffondere pace e benevolenza. E questa è la storia del primo Natale. Tutto taceva quella notte, mentre guardavo i re magi procedere lentamente a dorso di cammello, attraversando terre deserte. Proprio allora sfavillai intensamente, come mi avevano detto di fare gli angeli. I re magi si accorsero di me ad est. Non poterono resistere al mio invito splendente. Forse avevano udito che una stella come me avrebbe indicato la strada per raggiungere il Figlio di Dio. Mentre viaggiavano, durante la notte, i re magi incontrarono alcuni pastori che custodivano il proprio gregge. Stiamo seguendo quella stella di eccezionale bellezza, là, ad est, per trovare il luogo dove è appena nato il Figlio di Dio. Da lì viaggiarono tutti insieme, guardando me, la stella più luminosa del cielo. Infine arrivarono ad una cittadina di nome Betlemme. E videro che brillavo di una gran luce sopra all'aia di una locanda. Tutto era silenzioso e tranquillo. La loro carovana entrò nell'aia per vedere il piccolo dolce bambino che giaceva in una semplice mangiatoia riempita di paglia. Accanto al bambino stavano Maria e Giuseppe, sua madre e suo padre, e molti animali della fattoria. I re magi offrirono i doni preziosi che avevano portato da lontano per Gesù bambino: oro, incenso e mirra. I pastori si inginocchiarono a terra per pregare. Erano grati per il dono di amore e purezza che il bambino aveva recato con sé. Molte persone offrirono doni dopo di loro. Immagino che questo sia perché il giorno di Natale, anche oggi, le persone di tutto il mondo amano offrire regali come segno di amore e di speranza. E cercano di fare del proprio meglio per portare felicità agli altri, come fece Gesù per tutta la sua vita. Ed ora vorrei augurarvi che le vostre feste natalizie
rifulgano splendenti come la stella di Betlemme. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.